Eccolo. Ragazzi, ci sono 40 gradi, 40 dannatissimi gradi. Ho dovuto spegnere e riaccendere la GoPro 3 volte perché si surriscalda e va in tilt. E la cosa bella è che sono in auto con l'aria condizionata accesa. Sì che mi hanno dato, il Rent-A-Car mi ha dato un'auto che veramente è un gabinetto su 4 ruote. È una roba oscena, però niente, questa passavo, questa c'era disponibile, la facevo, o mi pigliavo questa e rimanevo a piedi. Siamo in stagione estiva, amici miei. Allora, come state ragazzi? A parte questa breve intro sulle temperature infernali di questi giorni, dove ovviamente io posso andare a pescare perché sono in ferie e quindi non è che posso trovare le temperature mezze mezze, no, il picco del caldo mortale africano allucinante. Bene, la mia solita fortuna non si smentisce mai. Ragazzi, spero tutti bene. Mi siete mancati. Perché questa mia assenza dal canale? Nulla, semplicemente perché ultimamente, gli ultimi mesi, il lavoro mi ha assorbito alla grande e quindi il tempo libero veramente ridotto al lumicino. A tutto ciò aggiungete il fatto che quelle poche volte che sarei potuto andare a pescare dove vivo in Italia, il tempo è stato veramente, il tempo atmosferico è stato veramente uno schifo. Pioggia, mareggiate, oppure proprio l'opposto, mare piatto, acqua trasparente, insomma l'antipesca, ovvero quando uno potrebbe andare, le condizioni come sempre, per la legge di Murphy, come sempre le condizioni fanno schifo. Questa è una cosa che io ribadisco, ripeto da anni, perché non sia mai che uno dice oh, oggi è domenica, guarda che bello, trovo la scaduta. No, mai. Dici oggi che posso andare a pescare, chissà se troverò. Non lo troverete, fidatevi di me. Le condizioni quando potrete andare a pescare, ovviamente per una qualche sorta di allineamento planetario, sarà sempre una merda. Infatti io, a ragione di questa cosa, ora che sono in ferie finalmente e posso andare a pescare, sono entrato in una settimana di temperature record. Ora sono qua a Creta con la mia famiglia, con mia mamma e mia sorella. Ovviamente ho detto mi porto anche le canne perché farò qualche lancio, però visto che oggi è il primo giorno, sono arrivato, in realtà sono arrivato ieri sera, però poi siamo andati a cena fuori, siamo andati poi a Nanna e stamattina abbiamo fatto un po' i turisti. Oggi pomeriggio ho detto proviamo ad andare e quando ho visto le temperature, diciamo, di mezzogiorno, ho detto no, qua fino alle 5, 5 e mezza non se ne parla di muoversi. Ora sono le 6 passate e ci sono esattamente ancora 40 gradi adesso alle 6 passate. Io non penso che scenderà più di tanto, forse verso le 8, 8 e mezza, quando calerà il sole, magari potrebbe arrivare a 35, però è veramente un inferno. Non penso che sia possibile pescare nelle ore centrali con queste temperature per un essere umano. Se poi magari uno, un alieno, ha del DNA alieno rettiliano, qualcosa del genere, potrebbe farcela. Io ve lo dico, non ce la faccio. Quindi niente, quindi che farò? Quindi mi focalizzerò sulle ore dei cambi luce, mattina molto presto e in serata sul tardi, perché diversamente le ore centrali, per quanto adori pescare nelle ore centrali con queste temperature, senza la pioggia o un po' di vento forte o magari una giornata nuvolosa con vento, una giornata come oggi col cielo limpido e poco vento, poco o quasi nulla di vento, diventa un suicidio, cioè uno sa che va e si suicida. Quindi ragazzi, adesso che facciamo? Ho parlato abbastanza, adesso ce ne andiamo a pesca e vediamo come va. Tanto la sciura qua davanti mette la freccia, se ne va, io vado dritto per la mia strada, tra poco saremo sullo spot e quindi ci vediamo dopo. Dai, a dopo. Ragazzi, sono arrivato adesso sullo spot, ci sono esattamente 39 gradi alle 6:40. Rido per non piangere. Vabbè, prepariamoci, andiamo a pesca, va. Ragazzi, eccoci sullo spot. Non perdiamo troppo tempo. Per fortuna adesso è uscita una lieve brezza che rende quasi sopportabile il calore tremendo che c'è.
Bene. No, è giusto, è giusto. Pensavo di avere il guanto sinistro, invece è il destro. Allora, andiamo un po' a vedere se c'è qualche ricciola vogliosa. Madonna, che branco di salpe! Questi sono sarponi, interessante, interessante, interessante. Tanta mangianza. Tantissima mangianza, tantissima. Profondità qua, da quello che mi ricordo, circa una quarantina di metri. Ho pescato una volta un po' di anni fa. Tanta mangianza. Vedo castagnole, boghe, pesci non ben definiti. Sì signore, non so se cambiare solamente il colore o restare comunque con un long. Potrebbe funzionare di tutto, perché c'è di tutto. Vedo che c'è sardine, occhiate, aguglie. Ci sono praticamente tutte le forme di foraggio, quindi non penso che una forma specifica sia più efficace di un'altra. Non lo so, è una mia sensazione. Però sui colori quello potrebbe fare la differenza. Adesso sto utilizzando un blu rosa, colore molto visibile, fa un bel contrasto. Poi per questa luminosità va ancora bene, però magari qualcosina anche sul bianco, sull'arancione, potrei anche pensare di metterlo. Cambiamo giga. Allora metto sta roba che è più ignorante di Cassano nelle interviste, quindi insomma il livello è abbastanza tragico, Meglio che vado di recupero il più semplice possibile, perché non ha assolutamente troppo senso ammazzarsi, soprattutto perché fa un caldo micidiale. Allora l'altra GoPro continua ad andare in errore, tra poco la lancio in acqua, poi vediamo se continua a darmi errore. Mi sa che mi faccio un lancio in direzione della roccia che c'è qua sotto i piedi. Rischioso, ma potrebbe essere lì che qualche pesce staziona. Praticamente in direzione della ciabatta. Oh. Questo è un pescione. Potrebbe essere un alletterato, da come va. Secondo me è un alletterato. Sì, no. Ah, che pescione, un alletterato dalla pancia. Ecco perché tirava così, un alletterato dalla pancia. Non era grosso, sarà stato, ma boh, 1,5 kg. Ma certo che quando ti agganciano dalla pancia sembrano grossi, Pensavo fosse un bel pescione e invece era uno scoreggione. Che amarezza. Guardate un barra, ragazzi. Guardatelo come tranquillo. Però, visto che col jig al momento nulla, ho provato una stick. Vediamo un po'. La faccio scendere magari non proprio sul fondo, cerco di andare abbastanza vicino, magari anche 5-10 metri. E poi la recupero a cercatina, insomma, da barra con qualche piccolo stop and go. E vediamo se uno di sti barra che ho visto gironzolare magari gli pigliano i 5 minuti e gli dà una morsicata. Potrebbe anche farmelo sto favore, Comunque ci abbiamo provato. Adesso chiudiamo sto recupero e ce ne andiamo a mangiare, che però sono letteralmente, guardatela, il mio braccio, sono bagnato di sudore. È una roba senza senso. Allora, niente, devo salire, quindi sposto un po' a destra, un po' a sinistra,
è abbastanza indifferente. Devo salire finché non trovo la strada. Solo che adesso c'è da un po' che salgo. Ragazzi, eccoci di nuovo a pesca. Oggi fortunatamente la temperatura è quasi umana. In questo momento ci sono 34 gradi, quindi praticamente 6 gradi meno rispetto a ieri, che possono sembrare pochi, in realtà credetemi sembra di passare veramente dall'inverno all'estate con 6 gradi di differenza a queste temperature. E, insomma, sono sudacchiato ma sto bene, non sono proprio in una situazione penosa come quella di ieri. Ho fatto un paio di lanci, questo è il terzo lancio praticamente. La condizione è di mare praticamente calmo, c'è una leggerissima brezza che ogni tanto appare un po' da tutti i lati, ogni tanto arriva da destra, ogni tanto da sinistra. Non è un vento, una brezza regolare, sono delle folatine, chiamiamole così, delle scorreggine. Vediamo se riusciamo a agganciare qualcosa, dai. Bella condizione, nuoto fantastico. Allora, buttiamocelo bene in parete e vediamo come va. Eccolo. Non è un pesce piccolo, no? Non è un pesce piccolo, no? Forse un alletterato, forse. O una ricciola. Ricciola. Yes sir. Sapete cosa vi dico? Che me la sento di sollevarla di peso. Oh, bla. Oh, bla. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Normalmente non è una buona idea sollevare questi pesci di peso. Ah, si è slamata da sola. Vabbè. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Pesce da 3,5 kg. Bel pesce, bella bella, e direi che la possiamo anche liberare, dai. Ragazzi, la rilasciamo, va. È partita, eccola lì. Eccola lì che è partita. Si è ripresa. Sì, è partita. Vai così. Bene, bene, bene. Ragazzi, direi che questo è l'ultimo lancio, dai. Ultimo lancio, poi vado a mangiare un po' di carnazza alla griglia. E mi prendo anche una bella birretta, che stasera me la sono proprio meritata e me la godrò. Alla vostra salute, ragazzi. Grazie sempre per il supporto, grazie sempre per il vostro calore. È carina, è bella questa cosa.
sapere che comunque ci sono delle persone che magari sono anche lontane, ma abbiamo una passione che ci accomuna e riusciamo a darci del supporto, no? del coraggio, dell'amore, perché a volte la vita ci vuole anche quello, ci vuole anche tanto coraggio, tanto impegno. Oggi per me ad esempio è stata una giornataccia, è stata proprio una giornataccia. Partita che faceva di nuovo caldissimo, io avevo dormito male, avevo preso anche un po' di raffreddore, che ho ancora, ma adesso va molto meglio. Il raffreddore, ragazzi, quando fa caldissimo è la cosa più fastidiosa del mondo. Poi metteteci pure il fatto appunto che non trovavo più la mia patente. Oggi pomeriggio praticamente è stato un incubo. Poi grazie a Dio l'ho ritrovata. Sono andato a pescare che mancava praticamente un'ora al buio e ho fatto anche un pesce più che discreto, quindi sono super contento. Adesso ci finiamo sto recupero facendo molta attenzione, perché se dovessi incagliare all'ultimo lancio, per Dio che sfortuna, no, non vorrei mai. Ragazzi, possiamo anche smontare e togliere il disturbo, sì signore, sì signore. E adesso si sale. Vale, altra sfacchinata. Ma mi aspetta una birra. Ci vediamo dopo con la birra, ragazzi.